Ciao a tutti e bentornati per questo nuovo tutorial. Oggi andremo avanti con il nostro percorso. Abbiamo visto già come dividere i giocatori che entrano in gioco in squadre, abbiamo già visto anche come trasferirli dalla mappa della lobby alla mappa del multiplayer. Abbiamo già visto tante cose, diciamo che tutta la parte logica sta funzionando bene, sta andando bene, quindi iniziamo a fare le cose un po' più belle per far diventare appunto il nostro gioco un po' più bello. Una di queste appunto è il timer. Il timer è un elemento essenziale per tutti i giochi di ogni tipo, perché in ogni caso, anche solo che minimamente per far iniziare o finire una partita, il timer è fondamentale. Poi è fondamentale anche per tante altre strutture di gioco, per appunto anche vincere le partite, eccetera, eccetera. Quindi non va sottovalutato, bisogna prestare particolare attenzione. Insomma, cercheremo oggi di farlo bene, in maniera pulita, semplice, ma estremamente professionale, e soprattutto lo faremo multiplayer e faremo un timer universale che potremo usare appunto anche per altri scopi, per altri quadri, per altri livelli. Oggi infatti ne faremo subito tre. Creeremo un timer, lo utilizzeremo in tre punti diversi per creare appunto diverse sezioni di gioco che vi faccio vedere subito. Già qua il mio esempio, perché mi sono provato ovviamente tutta la logica prima di iniziare il video, quindi possiamo andarla a vedere. Abbiamo due sessioni di gioco, quindi multiplayer, il nostro timer che gira. Quando sta per scadere il tempo compare un avviso che ci dice che sta per iniziare appunto la partita, e poi, come abbiamo visto, possiamo portare i nostri giocatori dalla lobby al gameplay e lo colleghiamo al timer, in modo che quando i giocatori sono in numero sufficiente il timer parte e veniamo trasferiti. Dopodiché entriamo nella nostra mappa, che ci darà un tempo di inizio partita nel quale noi non potremo muoverci, e allo scadere del tempo di pre-game, diciamo, poi inizia la partita vera e propria e noi possiamo prendere possesso appunto dei nostri giocatori. Questo è quello che andremo a vedere oggi. Quindi, come dicevo, un timer universale, multiplayer e molto fluido, adattabile a qualsiasi situazione. Come prima cosa apro la mia cartella, vado nella mia cartella blueprint, apro la mia cartella widget, e se ricordate avevamo appunto creato un NUD lobby e un NUD gameplay, cioè la schermata iniziale che tiene all'interno i dati del nostro gioco. Le apriamo entrambe perché adesso ci serviranno, e appunto, come vedete, avevamo creato dei blocchi già preimpostati in modo da poterli spostare dove volevamo all'interno del nostro HUD, e sono tutti divisi. Quindi oggi ne andiamo a creare un altro che gestirà appunto il nostro timer. Quindi andiamo nella nostra esplora contenuti, e avevamo fatto una cartella appunto con i nostri blocchi, e andiamo a crearne uno nuovo. Possiamo anche duplicare questo, dovremmo un po' cambiarlo, ma almeno abbiamo la base, e lo possiamo chiamare timer. Lo apriamo e andiamo a cambiare i dati all'interno, quindi non abbiamo più bisogno del livel name, quindi possiamo anche un attimo andare a cancellarlo. Cancelliamo tutto, poi facciamo prima, poi vediamo. Compiliamo, torniamo qui, e questo livel name lo possiamo chiamare per esempio text timer, e qui al posto del nome andiamo a scrivere 99 due punti 99, che sarà appunto il nostro timer. Vogliamo inoltre avere anche una scritta di riferimento che ci può servire appunto per indicare qualche nozione, tipo il gioco sta partendo, stiamo aspettando i giocatori, eccetera eccetera. Quindi andiamo a creare un altro testo. Per inserirlo lo copriamo con un vertical box, in modo che possiamo metterli uno sull'altro, e in modo che possiamo usare un unico bordo per tutti, che per il momento va bene. E adesso, selezionando il nostro text, possiamo fare CTRL D e lo duplichiamo, e questo qui sarà il nostro timer text. Hanno un nome molto
molto simile, ma poi li andiamo a distinguere. Qua per esempio possiamo scrivere nel tasto game start in due punti e lo mettiamo sopra. Ok, andiamo a centrare tutto, quindi andiamo qua nella justification e centriamo entrambi. Ok, così ce l'abbiamo. Poi rendiamo un pochino più bello il bordo, quindi andiamo prima nel vertical box, possiamo dare un padding un po' più decente, per esempio anche un 20 va bene, poi ve lo aggiustate come preferite, e il bordo andiamo a cambiarlo da rounded box, andiamo su tipo di arrotondamento e mettiamo fixed radius. Ok, così abbiamo una sezione un po' più bella da vedere. Ok, adesso questo timer lo possiamo andare a inserire nel nostro HUD, quindi andiamo in entrambi gli HUD, qui nella casellina di ricerca scriviamo widget blueprint, ce li fa vedere tutti, andiamo a scegliere il nostro timer e lo inseriamo nel pannello, lo selezioniamo, size to content, qui lo andiamo a giustificare, ad allineare, scusate, 0505, e ora lo possiamo spostare dove vogliamo. Per esempio possiamo metterlo ancorato qui al centro in basso e lo spostiamo. Ok, per il momento qua, poi lo muoviamo dove meglio conviene, però ora mettiamolo un secondo lì per vedere se funziona e va tutto bene. Lo stesso facciamo per il gameplay, quindi casella ricerca, scriviamo widget blueprint, prendiamo il nostro timer, lo inseriamo, set to content, allineiamo, qua lo possiamo mettere per esempio qui al centro, lo prendiamo e lo spostiamo più o meno al centro, poi come dicevo lo sistemeremo, e qui possiamo salvare e questi li possiamo chiudere, quindi per il momento dovrebbe comparire il nostro timer all'avvio. Esatto, ancora non hai dati dentro, quindi è semplicemente solo visivo, quindi dobbiamo andare a riempire i dati all'interno, e per farlo dobbiamo ovviamente prima crearli i dati, quindi qui per il momento abbiamo finito e ci possiamo spostare nella nostra game state, quindi blueprint, cartella frameworks, cartella game state, apriamo il nostro game state personalizzato, quello su cui abbiamo già lavorato in passato. Ok, per praticità andiamo un po' a sistemare qui la casellina di lato. Purtroppo la visualizzazione è piccola e c'è poco spazio, però vediamo di fare tutto rapidamente. Tutta queste variabili, se avete seguito tutto il percorso, le avete libere, le andiamo un attimo ad inserire dentro la categoria Players Counter. Ok, in modo da eliminarlo un attimo e farci un po' di spazio in maniera pulita, e la possiamo anche chiudere. E questa riguardava tutto il conteggio che abbiamo fatto per sapere i giocatori che entrano in gioco, quindi questa la possiamo anche chiudere, e qui creiamo delle nuove variabili, che una servirà appunto per gestire il timer in sé, quindi sarà sempre questa volta non un numero intero ma un numero float, perché abbiamo bisogno, sì che lavoriamo con i numeri interi utilizzando i secondi, però facendolo con il float uno è più fluido, nel senso che se va a saltare qualche piccolo dettaglio durante la replicazione nel multiplayer è più facile che si aggiusti in maniera più fluida, diciamo, avendo molti più numeri a disposizione. E seconda cosa, se vogliamo poi implementare un timer molto più dettagliato, quindi avere anche centesimi o millesimi di secondo, in questo modo lo possiamo fare, altrimenti con l'integer ci servirebbe poi della logica in più per andare a tagliare appunto i secondi. Quindi creiamo la nostra variabile float, la chiamiamo remaining, cioè il tempo che ci rimane, che viene scalato durante il conteggio, il countdown del nostro timer. Lo andiamo ad inserire anche questo già nella sua categoria
timer, facciamo istanza modificabile, espone alla generazione e lo andiamo a replicare in Notify perché ci serve avere dei dati appunto all'interno di questa funzione per la replicazione, niente di più. Quindi fatto questo andiamo a creare un'altra variabile, questa volta di tipo text e la chiamiamo timer text, che ci servirà appunto per andare a variare la nostra scritta che abbiamo game start in questo caso e la andiamo a chiamare testo. Lo inseriamo all'interno della nostra cartellina timer e salviamo. Adesso siamo pronti per iniziare a creare la nostra logica. Quindi creiamo un custom event, lo chiamiamo set timer start, quindi è proprio il nostro inizio del timer, è il custom event da chiamare per fare iniziare il timer da qualsiasi punto che vogliamo nel gioco. Qui andiamo a creare le nostre variabili, quindi quello che dobbiamo fare è intanto impostare i nostri secondi e non li impostiamo manualmente ma li impostiamo dal punto in cui li andiamo a cambiare. Questo serve per rendere, come dicevo, fluido il nostro timer e poterlo utilizzare su diversi blueprint e possiamo anche andare a impostare il nostro testo. Quindi qua aggiungiamo il nostro timer text e anche questo lo andiamo a cambiare dal punto in cui chiamiamo il timer. Ok, adesso ci occupiamo della logica per scalare i secondi, quindi andiamo a creare un timer. Prima cosa però lo dobbiamo fare come server perché altrimenti ognuno ha poi disponibile il proprio timer e non viene sincronizzato. Noi lo vogliamo sincronizzare in modo che sia perfettamente riproducibile su tutti i client e quindi andiamo a scegliere switch as authority, quindi solo se c'è l'autorità possiamo eseguire il conteggio, altrimenti appunto non viene eseguito. E qui possiamo chiamare il nostro timer, quindi effettivo con il nostro nome, nodo, quindi set timer by event. Ok, e nell'evento dobbiamo scrivere tutto quello che succede. Questo lo possiamo già salvare in una variabile che è il nostro timer principale, quindi promote to variable e scriviamo timer. Lo possiamo sempre inserire qui nella nostra cartellina. Possiamo salvare e a questo punto andare a creare il nostro custom event. Quindi scriviamo add custom event e lo possiamo chiamare update timer. Ok, questo è il custom event appunto che si occupa di aggiornare il nostro timer. Quindi adesso abbiamo la nostra variabile di tempo, il tempo residuo, diciamo, che partendo dall'inizio appunto si troverà a 0, ma poi lo andremo a sovrascrivere più avanti, vedremo come, però per il momento lo andiamo a prendere e diciamo che dal nostro tempo noi rimuoviamo quindi meno un secondo e lo andiamo a reimpostare la stessa variabile con il tempo modificato. Quindi prendo la mia variabile di tempo, ci levo un secondo e la reimposto come variabile di tempo. Ok, mettiamo un secondo, quindi il timer qua che deve loopare lo mettiamo a un secondo e lo mandiamo in loop e questo qui dovrebbe già far funzionare appunto il nostro timer con il conteggio all'indietro. Adesso abbiamo i primi dati da poter mandare nel nostro timer, nel nostro blocco per poter essere visualizzato. Quindi torniamo appunto nel nostro blocco, assicuriamoci che questi due tasti siano delle variabili, dategli un nome specifico in modo da poterli distinguere, anche se io ho dato un nome molto simile, però appunto vedete voi come chiamarli. E qui all'interno possiamo anche cancellare perché non useremo il graph ma andremo ad usare direttamente il binding del nostro testo. Quindi se apriamo la tendina andiamo su testo
clicchiamo sulla casellina e creiamo un'associazione. Lui in automatica all'interno del nostro grafico andrà a creare appunto questa funzione getTimerText e noi dobbiamo riempirla con i dati che ci servono. Quindi andiamo a chiamare il nostro GameState, da qui richiamiamo il nostro GameState personalizzato e da qui possiamo richiamare la nostra variabile direttamente, quindi TimerText, e la inseriamo nel nodo. Quindi quando verrà inserito un dato all'interno di questo TimerText, appunto la variabile verrà modificata e quindi la nostra scritta che sta all'interno del nostro design verrà modificata, e questa variabile la dobbiamo ovviamente replicare, cosa che ci siamo dimenticati di fare. Quindi andiamo su TimerText, dentro GameState, istanza modificabile, espone alla generazione, replicato con notifica. Adesso possiamo passare anche i dati del nostro timer stesso, quindi torniamo qua, scusate, sul testo, e anche qui creiamo una nuova associazione, quindi testo, casellina, crea associazione, e anche qui ci viene creato ovviamente la nostra nuova funzione e la andiamo a riempire subito. Quindi ci facciamo un po' di spazio, andiamo a prendere nuovamente il nostro GameState, possiamo fare CTRL-C, CTRL-V per fare un po' prima. Qui andiamo a richiamare la nostra variabile, scusate, time remaining, e qui ora la dobbiamo trasformare però in secondi, quindi serve qualche passaggino in più. Quindi selezioniamo dal pin from seconds, dividi pin struttura, e appunto il dato che entra verrà valutato come minuti, secondi, eccetera eccetera. Dobbiamo andarlo ad inserire all'interno del nostro nodo return. Per poterlo formattare appunto dobbiamo andare a selezionare qui dal nodo di return format text, in modo che possiamo scrivere quello che vogliamo, e all'interno del format text andiamo appunto a scrivere questa sequenza minuti diviso secondi, in modo che quando ci clicchiamo sopra ci dà i due pin minuti e secondi con il diviso in mezzo, perché come ricordiamo dobbiamo mettere un numero da questo lato diviso che rimane fuori e il secondo numero relativo ai secondi. Ok, adesso che abbiamo la nostra richiesta di minuti e secondi, dobbiamo rendere questo dato ovviamente un testo, quindi prendiamo i minuti, to text, integer, e andiamo a selezionarlo nei minuti. Siccome vogliamo che i minuti siano in doppia cifra, quindi non 1, 2, 3, ma 01, 02, 03, apriamo la nostra tendina e qua andiamo a forzare gli integrali con 2, e qui possiamo anche chiuderlo, fare CTRL D e fare lo stesso per i secondi con gli integrali di 2. Ok, quindi il nostro dato arriva, viene trasformato in minuti e secondi, viene formattato in testo e viene inserito nel nostro return node. In questo modo i dati dovrebbero entrare correttamente. Al momento non abbiamo ancora dati perché sono 00, ovviamente forse se proviamo a partire con il nostro esatto, come vedete viene già formattato con 00, non ha ancora un numero specifico, quindi non torna indietro, non è ancora collegato ovviamente, quindi il nostro passaggio di livello viene fatto automaticamente, non ancora collegato al timer come avevamo già visto, e ora dobbiamo passare i dati corretti, quindi ora passa 00 e non passa dato del testo perché appunto è vuoto, e dobbiamo andare a passare appunto questi dati.
Per passare i dati quindi dobbiamo far partire il nostro timer, perché abbiamo inserito tutti i dati, come dicevamo, all'interno della partenza proprio del timer. Quindi possiamo andare sul nostro Game Modes e lo faremo partire uno per ogni schermata, come dicevamo. Quindi possiamo iniziare dal nostro menu Game Modes, Lobby Game Modes, e qui alla fine del nostro percorso su Even on Post Login avremo tutto il conteggio delle nostre squadre, il conteggio dei nostri giocatori, e quando i giocatori raggiungeranno un certo numero il timer potrà finalmente partire. Quindi se non avete seguito tutto il resto potete farlo anche senza fare il conteggio dei giocatori e il timer parte ugualmente. Noi lo facciamo già che abbiamo tutto impostato, e lo facciamo partire correttamente quando raggiunge un tot di giocatori. Quindi se iniziamo la partita per esempio e la squadra e la partita totale deve contenere 12 giocatori, possiamo farlo partire quando ce n'è, che ne so, 8, 10, quando le squadre più o meno sono pari, c'è un numero minimo di giocatori per poter disputare la partita. Quindi andiamo a prendere il nostro dato di quanti giocatori abbiamo, quindi current player in game, e andiamo a verificare se è effettivamente uguale ai giocatori richiesti. Quindi qui possiamo fare greater equal. In questo momento possiamo impostare 2, perché come dicevamo in passato Unreal Engine mantiene solo 4 giocatori, quindi possiamo fare tranquillamente il test con 2. Quindi se abbiamo un solo giocatore il timer non parte, se siamo con 2 giocatori il timer funziona. Andiamo a verificare se questo stato appunto rientra come vero, e se lo stato è vero andiamo a richiamare appunto il nostro timer. Quindi abbiamo la nostra variabile già creata da prima, GameState, quindi se non ce l'avete potete andare a creare, a fare un riferimento, create qua direttamente cast GameState eccetera eccetera, e da qui andiamo a impostare set timer start. Ora, solo per testarlo, qui mettiamo i numeri manualmente, quindi diciamo che i nostri secondi che rimangono sono 60, e qui possiamo scrivere game start in e 2 punti. Proviamo a vedere se funziona, clicchiamo play e abbiamo già il nostro timer funzionante. Ancora non fa niente, quindi gira semplicemente solo a vuoto. Come vedete infatti la partita è già in funzione, perché è ancora decisa da un delay e non dal timer. Per il momento funziona in pochi secondi. Se vogliamo vederlo funzionare un po' di più possiamo andare a sganciare il nostro cambio di livello, perché tanto possiamo anche cancellare tutta questa parte e portarci l'execute console command qua nei dintorni, perché ora lo useremo appunto con il timer. Quindi adesso non viene aggiornata la pagina e andiamo a vedere nuovamente se funziona il timer, ed esattamente parte da un minuto come impostato. Il nostro avviso viene inserito e il timer va a scorrere ovviamente all'infinito, in realtà finché non gli diciamo noi che deve fermarsi, il timer continuerà a scorrere anche sotto lo 0. Quindi adesso andiamo a dirgli come fermarsi e poi come trasferire i giocatori da questo quadro all'altro alla fine del timer. Come vedete è perfettamente sincronizzato. E facciamo una prova con un giocatore solo. Se noi avessimo un giocatore solo il timer teoricamente non dovrebbe partire, e infatti il timer rimane a 0. Ora poi lo impostiamo in modo che non ci sia scritto 00 ma sia un po' più decente. Lo possiamo anche fare subito, quindi chiudiamo,
torniamo nella nostra lobby game mode e qua gli possiamo dire che se il nostro timer è uguale a 0 parte con la sua scritta game start in, altrimenti lo facciamo partire con un'altra scritta, quindi possiamo andare a chiamare la nostra variabile che è sempre all'interno del game state che abbiamo creato, quindi timer text. E la impostiamo sia sul vero che sul falso. Quindi se è vero manteniamo questa scritta, e ovviamente questa scritta va a impostare il timer stesso. E se invece è falso scriviamo qualcos'altro, per esempio minimo 2 giocatori to start, qualcosa del genere. Vediamo se appunto adesso funziona. Quindi iniziamo con un giocatore e il timer è fermo e dice ci vogliono almeno 2 giocatori per partire. Entra il secondo giocatore, in questo caso ora non possiamo farlo, ma quindi selezioniamo semplicemente che entrano 2 giocatori, e se 2 giocatori sono disponibili la scritta viene cambiata, la partita sta per partire nel tempo indicato e scorre il timer. Ok, quindi fin qua ci siamo e dobbiamo adesso andare a dirgli che il timer si fermerà e quando si fermerà dovrà appunto eseguire un'azione. Quindi possiamo chiudere, torniamo nel nostro game state e qui nel nostro update timer andiamo a prendere il nostro tempo residuo già aggiornato e lo confrontiamo. Quindi gli diciamo se è uguale o inferiore a 0 il timer si deve fermare, quindi branch, quindi se è vero che il timer è uguale o inferiore a 0 andrà a fare un'azione e noi, siccome la vogliamo rendere fluida, la andiamo a richiamare semplicemente con una notifica. Quindi andiamo qua in fondo dove c'è scritto dispatcher di eventi, qui possiamo anche chiudere, rinominiamo questo dispatcher on timer finished, on timer finish. Anche qui possiamo inserirla nella sua categoria in modo da rimanere in ordine. L'abbiamo già creata, quindi la selezioniamo timer e la andiamo semplicemente a chiamare, quindi la portiamo in gioco e chiama. Quindi se il timer ha finito chiama questa notifica e questa notifica poi ovviamente verrà trasferita all'interno del nostro game mode. Quindi torniamo nel nostro game mode, andiamo a richiamare la nostra notifica, la dobbiamo richiamare con bind, quindi scriviamo bind on timer finish. Ok, quando il timer finisce dobbiamo creare un evento e dirgli che cosa succede. Quindi in questo caso facciamo add custom event e diciamo parte la partita, quindi game play start. Non so bene l'inglese, quindi se c'è qualche errore nei nomi non fateci caso, voi segnateli comunque correttamente. Ok, quindi quando il nostro timer finisce andiamo semplicemente a richiamare il nostro trasferimento di dati. Scusate, andiamo semplicemente a chiamare il nostro trasferimento dei giocatori da la mappa lobby alla mappa di gameplay. Questo qua ovviamente ora non ve lo sto a spiegare, fa parte dei tutorial precedenti dove avevamo già spiegato tutto.
Ok, quindi andiamo a provare, alla fine del timer dovrebbe trasferire tutti i giocatori da una mappa all'altra. Quindi andiamo a provare direttamente con due giocatori in modo che parta e soprattutto andiamo a cambiare un pochino il tempo del nostro timer perché sennò ci tocca aspettare 60 secondi, quindi mettiamo 10 secondi e facciamo la prova. Quindi passati 10 secondi il timer si è stoppato e ci ha trasferito. E i giocatori adesso sono entrambi dall'altro lato. Il timer qui non è ancora ovviamente funzionante perché non abbiamo ancora impostato la partenza del timer nel game mode del gameplay. Ok, quindi fin qui ci siamo, possiamo andare avanti. E andiamo a fare ancora una cosa per terminare il nostro lavoro sul menu lato lobby, che è quello di far partire un avviso, un widget che sta finendo il tempo, o comunque potete far partire altri widget, altre scritte, altre segnalazioni, insomma poi gestite voi bene come meglio preferite il menu lobby, però intanto andiamo a vedere come farlo, perché al momento per portare le cose in gioco abbiamo utilizzato la fase del game mode utilizzando il dispatcher, quindi abbiamo creato un dispatcher all'interno del nostro game state e lo richiamiamo ogni volta che finisce il tempo, da tutti i punti sappiamo che il nostro tempo appunto è esaurito e dobbiamo effettuare delle cose, ma all'interno del game mode noi non possiamo replicare direttamente le cose verso gli altri client. E quindi tutto quello che riguarda delle decisioni che sono fisse prese dal server possono essere gestite direttamente da questo dispatcher, bind event eccetera eccetera all'interno del game mode. Quindi se volessimo in realtà replicare tutti i nostri dati correttamente, quindi in modo che anche i client possono avere la loro parte, dobbiamo farlo all'interno del game state. Se ricordate la variabile che avevamo creato time remaining appunto è replicata notify, in modo che crea una funzione nella quale possiamo andare a lavorare. Quindi l'apriamo e all'interno di questo spazio appunto dobbiamo inserire tutto quello che vogliamo che succeda nel gioco in maniera replicata, quindi che va bene anche per il cliente, e quindi useremo in generale il multicast per questa cosa quando vedremo altre cose. Per il momento replichiamo tutto all'interno, come dicevo, di questa funzione. Gestiamo tutto col controller, controller, controlliamo se è valido e nel caso fosse valido andiamo a vedere anche se è controllato localmente, perché appunto andremo a creare un widget che comparirà localmente su ogni dispositivo che sarà in gioco. Quindi qui scriviamo il local controller e se ha il controller locale lo verifichiamo con un branch. Adesso prendiamo la nostra variabile, quindi il tempo residuo, e gli diciamo che se è uguale a il tempo da noi stabilito, per esempio possiamo mettere 15 secondi, 10 secondi, quindi diciamo quando mancano 10 secondi alla fine, se è vero che mancano 10 secondi alla fine, chiameremo appunto il nostro widget. Quindi create widget. E questo widget adesso lo andiamo a creare molto rapidamente, quindi andiamo su esplora contenuti, andiamo dentro la nostra cartella blueprint widget, e qui lo possiamo creare
all'interno del timer, nella zona timer, creiamolo un secondo in questa zona qui, facciamo direttamente interfaccia utente, blueprint widget, user widget, e lo chiamiamo widget blueprint timer advisor. Lo apriamo, andiamo a creare direttamente un canvas. Questa volta non facciamo tipo blocchetto, ma utilizziamo tutta la pagina, quindi qui scriviamo canvas. Qui abbiamo il nostro spazio, quindi possiamo poi il nostro widget, la nostra scritta, quella foto, immagine, quello che volete, farlo comparire all'interno di tutto lo spazio dello schermo, quindi poi non possiamo andarlo a modificare da LUD, quindi se volete integrarlo a LUD create un altro blocchetto, diciamo, come dicevamo, e poi magari ora lo sistema. Adesso per fare rapidamente vedere come funziona lo faccio così, poi magari lo vado a sistemare in modo da renderlo uniforme, che posso inserirlo e cambiare direttamente la scritta senza dover creare un widget ogni volta. Quindi qui prendiamo un bordo e prendiamo un testo. Ora, come dicevo, lo facciamo abbastanza rapidamente perché il video è già abbastanza lungo. Selezioniamo il bordo, size to content, allineiamo a 0,505, lo ancoriamo per esempio al centro in basso, mettiamo grosso modo qui. Facciamo una cosa abbastanza rapida e andiamo a modificare solo appunto le cose che ci servono. Quindi il colore lo possiamo portare a 003, qui possiamo andare anche a 04, ok, e padding, quello del tasto, possiamo anche vedere da qui, possiamo dargli 10, ok, giusto da avere un pochino di spazio. E task block possiamo andare a scrivere per esempio game is starting, qualcosa del genere. Ok, possiamo anche andare a cambiare il colore, facciamo una cosa anche qui molto rapida, ok, gli diamo ancora un po' più di padding, facciamo 25, poi smussamenti, cose varie le facciamo poi con calma, ve le fate poi tranquillamente voi senza problemi. E qui abbiamo il nostro widget, volendo possiamo dargli anche un'animazione, quindi possiamo andare, ora non lo facciamo per questioni di tempo, ma vi faccio vedere come fare. Andiamo su finestra, animazioni, qui segnate la vostra animazione, la aggiungete, qui aggiungete a quale punto volete dare l'animazione, ovviamente userete il bordo per far comparire e scomparire tutto il testo, diciamo, compreso il background. E poi da qua ricordatevi che dovete andare su grafico e su Event Construct scegliere Play Animation, unire l'animazione, fare tutto quello che dovete fare. Ok, quindi per il momento andiamo avanti così com'è e andiamo ad inserire il nostro widget all'interno del nostro game state. Quindi scriviamo widget blueprint timer advisor, facciamo add to viewport e ora dovremo essere a posto. Quindi ricapitolando, questo qui è il codice da fare all'interno del wrap notify e quindi non direttamente collegato al dispatcher. Ok, andiamo a provare e poi passiamo al lato gameplay. Mettiamo un pochino il nostro tempo residuo, che ce l'abbiamo qua all'interno della lobby, esatto, quindi possiamo mettere 15 secondi. E come vedete
il tempo, appunto una volta arrivato a 10 secondi fa partire il nostro widget che dice la partita sta per iniziare. Quindi come dicevo qua non lo possiamo spostare dall'HUD, quindi dobbiamo spostarlo direttamente dal canvas direttamente, quindi clicchiamo su bordo, ancora, centro e lo andiamo a centrare così non si sovrappone. Una piccola cosa, ma tanto poi andrà spostato ovviamente tutto. Ok, la partita sta per iniziare e come dicevamo, passati i secondi, poi andiamo a finire nel nostro gameplay che ancora non è funzionante, quindi lo andiamo subito ad attivare. Qui possiamo anche chiudere per creare un po' di spazio. Il nostro timer direi che probabilmente non serve più. La nostra lobby game mode al momento la possiamo chiudere e andiamo ad aprire invece la nostra cartella frameworks, game modes, gameplay e apriamo il nostro game mode gameplay. Anche qui dobbiamo far partire il nostro timer, quindi andiamo qui in fondo sempre even and start a new player. Quindi una volta che il giocatore viene gestito manualmente, quindi una volta che il giocatore entra all'interno della game mode del gioco, andiamo di nuovo a prendere la nostra variabile che abbiamo già creato, game state, e da qui andiamo a far partire, come dicevo, il nostro timer, quindi set timer start. Il nostro timer a questo punto sarà il nostro timer del pregame, quindi ora non so come si chiama quella zona di gioco in cui entri e passa qualche secondo prima che i comandi vengano abilitati e che tutti possano prendere diciamo possesso per la partita in corso. Quindi questa la possiamo chiamare come timer, per esempio ready to start. Quindi siamo pronti ad iniziare e dopo 10 secondi appunto inizierà la nostra partita. Anche qui è un primo timer, quindi poi il timer effettivo sarà il secondo che faremo entrare in gioco e poi ci saranno tanti altri timer che gestirete voi e che dovete seguire la stessa logica che stiamo seguendo adesso, quindi tutti i timer della partita appunto verranno a seguire a questo. Quindi dobbiamo prima dire al sistema che questo timer è finito, come lo facciamo con il dispacer che abbiamo creato prima, quindi bind on timer finish, e come abbiamo fatto prima, quando il timer finisce creiamo un custom event, quindi add custom, e lo chiamiamo appunto gameplay start. Ok, quindi finisce il conteggio iniziale e inizia effettivamente la partita. Ora, siccome non vogliamo distruggere il vecchio timer e non vogliamo che un nuovo timer si sovrapponga e crei appunto scompigli all'interno dell'HUD, andiamo ad utilizzare lo stesso timer semplicemente. Quindi cosa facciamo? Andiamo a resettare il timer precedente che era impostato a 10 secondi. Quindi qui possiamo di nuovo andare a prendere per esempio il nostro tempo rimanente, quindi set timer remaining. Ok, quindi era impostato a 10 all'interno della nostra funzione, e noi lo andiamo a rimpostare manualmente, per esempio a 300 secondi, quindi la partita durerà 5 minuti. E una volta che abbiamo impostato nuovamente il nostro tempo, dobbiamo far partire appunto il nuovo timer con il tempo di 5 minuti. Quindi qui prendiamo di nuovo il nostro game state e qui facciamo start
e qui abbiamo appunto il timer effettivo della partita e possiamo chiamarlo semplicemente time. E il tempo ovviamente sarà quello che abbiamo impostato prima, quindi avremo la nostra partita e poi finito questo tempo sarà appunto l'ora di finire la partita proprio in sé, a meno che, come dicevo, non volete inserire altri timer all'interno del gioco, per esempio respawn o timer punteggi, timer missioni, non lo so, quello lì poi vedete voi. Ora noi come struttura minima facciamo questa, quindi il timer lobby una volta che è passato timer partita, timer partita e poi finiremo la nostra partita sempre con il nostro dispenser, quindi scusate e scriviamo bind on timer finish e qui avremo il nostro custom event, quindi custom, e lo chiameremo end game. Ok, ora il nostro timer anche lato gameplay dovrebbe essere funzionante, possiamo andare a testarlo. E poi abbiamo ancora un'ultimissima cosa da fare molto importante, dopodiché avremo finito tutta questa parte e potremo andare avanti anche con il resto. Quindi ricapitoliamo, abbiamo il nostro timer che ci dice che sta finendo con un avviso reso noto da IRAP Notify. All'interno della fine dell'evento timer, quindi con il dispacer, chiamiamo invece il cambio di quadro server travel. Qui come vedete abbiamo un pre-timer pre-partita, quindi un timer pre-partita che ci dice la partita sta per iniziare e poi appunto la partita inizia. Dopo i 5 minuti, ora non aspettiamo per vedere se finisce, ma la partita finirà e lì poi dovete appunto gestire, ma poi la gestiremo magari insieme più avanti, la questione appunto di punteggi, tornare al menu, cercare una nuova partita, quello lì poi si gestisce più avanti. Diciamo che questo timer ora è funzionante, anche se vedo un piccolo bug, è rimasta la scritta inserita. Ok, stavo controllando che questo entra diciamo troppo presto quando parte il timer. Ogni volta che parte il timer noi qui dovremo dirgli che lo deve fare solo in determinate situazioni, per esempio quando siamo nel menu della lobby, per dire. Però siccome lo vogliamo rendere universale, al momento lo lasciamo diciamo un secondo impostato semplicemente sul tempismo, cioè gli diciamo che a fine 15 secondi per esempio e non 10 compare il timer. Perché questo? Perché noi facciamo partire il primo timer dalla lobby attraverso il game mode a 20 secondi. È solo una questione di tempismo, diciamo, poi lo possiamo sistemare come dicevo dandogli dei dati più specifici, però al momento sistemiamolo così per praticità. Quindi 20 secondi il timer della lobby, che poi ovviamente sarà più lungo, sarà magari 2-3 minuti, quindi non va a influire appunto su questa tempistica, per quello che lo facciamo così in maniera più rapida. Nel timer del game mode lasciamo 10 secondi, mentre nel game state lo mettiamo a 15, quindi questo 15 non va a influenzare questo 10 praticamente, e comunque alla fine dell'ultimo timer verrà comunque la scritta mancano 15 secondi alla fine. Ok, quindi torniamo qui, ci siamo, salviamo, compiliamo e proviamo. Quindi a meno 15 compare il primo e nel secondo, quindi quando passiamo di quadro, non dovrebbe comparire perché parte da 10 fondamentalmente, quindi non va a intoppare. Poi
è un po' diciamo sistemato, però dicevo fatelo poi magari in una versione migliore. Come vedete adesso non parte e poi partirà appunto il timer effettivo della partita e poi gli ultimi 15 secondi, quando andrà a toccare i 15 secondi, uscirà nuovamente la scritta. Ok, quindi ultima cosa che ci rimane da fare è bloccare il movimento dei personaggi, perché come abbiamo già visto anche prima durante i test, il movimento non è bloccato, quindi i giocatori possono muoversi anche all'interno del tempo previsto per la preparazione. Noi in quel momento lì diciamo che vogliamo solo dargli, come fa per esempio alcune versioni di Call of Duty, solo la visuale, cioè ci possiamo muovere ma non possiamo, scusate, possiamo guardarci in giro ma non possiamo appunto muoverci direttamente, quindi non possiamo iniziare la partita effettivamente. Andiamola a fare subito. Gli input del gioco sono gestiti da il nostro controller. Abbiamo lasciato per il momento tutto, siccome non abbiamo ancora impostato niente, sul controller principale, che andrebbe anche bene, se non fosse che adesso li vogliamo gestire manualmente noi, quindi possiamo disattivare direttamente il nostro. Vediamo se possiamo disattivare tutto. Qui sì, ci sono solo input, quindi questa zona la disattiviamo un attimino, credo che poi non la useremo più, però la lasciamo un attimino disattivata. La mettiamo un attimo in rosso e ci scrivo disable. Ok, una volta disattivati i nostri comandi, adesso teoricamente non ci si può proprio più muovere neanche andando a provare a giocare, quindi questa scheda la possiamo un attimo chiudere perché appunto se no non vediamo niente. La lobby game mode la possiamo, come dicevamo, chiudere, e l'advisor lo possiamo chiudere. Ci rimane il nostro gameplay game mode e la nostra game state. Quindi ora dobbiamo andare a integrare i nuovi input, quindi andiamo su event graph all'interno del nostro game state. Questo qui come dicevamo sarà il nostro timer, e lo mettiamo un attimo qui da parte. E qui andiamo a creare un nuovo custom event. Come dicevo, per farlo lavorare su tutti i client dovrà essere multicast, quindi scriviamo add custom event e lo chiamiamo appunto multicast input mode. Ok, perché dobbiamo andare a distinguere tra l'input, cioè quando l'input va a muovere solo la telecamera, quando dà i comandi completi, quindi possiamo muovere anche il nostro personaggio. Ovviamente gli input vanno gestiti da player controller, quindi get player controller. Andiamo a vedere se il nostro controller è valido. E andiamo a cercare appunto i nostri input da gestire, quindi qui dobbiamo cercare il subsystem, quindi ans input local player subsystem, vedere se anche questo è valido. Una volta che sono tutti validi dobbiamo appunto decidere che tipo di input andare a usare, quindi creeremo un branch, quindi se tutto è valido branch, e la condizione la inseriamo qui all'interno del nostro custom event. Qui possiamo scriverci input mode o quello che volete, ora poi lo aggiusteremo anche questo in ogni caso. E adesso qui dobbiamo andare a gestire i nostri input, e per gestirlo possiamo farlo totalmente come è stato fatto nel nostro game controller. Ok, come vedete qui non solo vengono gestiti i tasti da tastiera, ma ci sono anche quelli da mobile, quindi andiamo a copiare tutto direttamente
quindi questa la possiamo eliminare, possiamo copiare questo, copiamo tutta questa parte e qui dobbiamo distinguere appunto se abbiamo l'input solo visuale o solo diciamo oppure totali, e quindi per farlo dobbiamo aggiungere anche il nostro mapping context. Possiamo prendere solo direttamente questo e copiarlo qui, ok? Lì è impostato un po' diversamente, però qua appunto dobbiamo andare a risettare tutto, quindi di default andremo a utilizzare i tasti da tastiera e per iOS e Android andremo a cercare We Touch Simple. Poi qui dovremo andare a creare la nostra sequenza di input, ma la faremo più avanti. Per il momento tenete conto che qui avremo solo quelli definiti da tastiera, perché abbiamo, come vedete, già il mouse look è il default, mentre per il touch diciamo dovremo andare a ricreare un altro touch con solo la visuale. Ora adesso non so come è impostato e se c'è tutti gli input alla visuale, comunque al momento usiamo i tasti da tastiera, questo poi lo andiamo a ridefinire dopo. Quindi se è vero mettiamo tutti i nostri tasti completi, se invece è falso andiamo a duplicare e utilizziamo semplicemente la nostra mouse look, e qui come dicevo lasciamo sempre with touch simple. Ok, qui dovremo aver gestito tutto. Qui dà un errore perché abbiamo, scusate, copiato ma abbiamo lasciato self, in realtà questi non sono self, quindi andiamo a gestire tutto con il nostro player controller, scriviamo R e andiamo ad inserire i target completi, quindi onion e qua, scusate, e qua invece dobbiamo inserire il target del nostro enhanced, quindi R e questo target va qui. Ok, proviamo a compilare e dovremmo essere a posto. Proviamo a fare adesso dobbiamo andare nel nostro game mode gameplay e dirgli appunto che quando si devono attivare i vari tipi di input. Allora, per prima cosa andiamo a bloccare i nostri input, quindi torniamo nel game state, andiamo a selezionare event begin play, quindi quando il gioco inizia i nostri input saranno appunto, andiamo a prendere il nostro evento personalizzato e lo lasciamo disattivato, quindi quando inizieremo i nostri input saranno appunto ancora bloccati del tutto, avremo solo la visuale. Tenete conto che nella lobby li abbiamo disattivati in altro modo, quindi non avremo neanche la visuale, giustamente. Quindi andiamo a sistemare anche il game mode, invece nel game mode andiamo a richiamare, quindi una volta che è finito il primo timer in cui abbiamo la visuale che abbiamo appena impostato, andiamo a settare i nostri input, quindi ci spostiamo un pochino tutta questa sezione, sempre dal game state andiamo a richiamare il nostro multicast. Impostiamo che una volta che è finito il primo timer a questo punto ci possiamo muovere e quindi selezioniamo input mode. Ovviamente quando per esempio decidiamo nel gioco, moriamo, possiamo andare sempre a utilizzare questo multicast che ci può forse servire per bloccare gli input. In ogni caso lo andiamo ad impostare anche in fondo alla partita, in modo che una volta che finisce anche il timer della partita i tasti tornano nuovamente bloccati.
e andiamo a togliere anche ovviamente la spunta dal nostro multicast, in modo che qui non abbiamo gli input, qui abbiamo gli input e se finisce la partita li rimuoviamo nuovamente. E dobbiamo ricordarci ovviamente anche di andare a replicare la variabile, perché credo che non l'abbiamo ancora fatto, quindi andiamo qui su multicast, lo replichiamo a multicast, possiamo farlo anche affidabile, salviamo e andiamo a provare a vedere se funziona. Quindi qui abbiamo il nostro timer che scorre, come dicevamo, non abbiamo possibilità di muoverci ma neanche di guardarci intorno perché abbiamo bloccato, come dicevamo, tutti gli input in altro modo rispetto a quello che abbiamo fatto ora. E attendiamo un secondo che finisca il timer e quando passiamo di là appunto dovremo avere la possibilità di visuale. Quindi qui posso muovere la visuale, non posso muovermi, con l'altro personaggio uguale, ho la visuale, non posso muovermi e quando finisce il tempo appunto possiamo partire con la nostra partita. Ok, per il timer direi che abbiamo grosso modo fatto tutto, come dicevo è modulare, potete inserirlo in altri punti, potete poi migliorarlo ancora un pochino magari anche rispetto alla grafica. Abbiamo visto come impostare delle azioni dettate da server attraverso gli spacer, abbiamo visto come impostare in due modi diversi le comunicazioni multicast, una è stata questa appunto degli input, l'altra è stato l'avviso in pre-lobby gestita in Rap Notify. Adesso ci rimane solo che da andare avanti. Tutta la parte diciamo di logica principale un po' più difficile è stata fatta, adesso il prossimo passo sarà dare una sistemata rapida un po' al progetto, che lo farò io in separata sede, poi andremo a vedere come impostare un pochino il menu per renderlo un po' più gradevole. Anche lì lo farò più che altro in separata sede, magari fare un piccolo tutorial per i principianti per dare due nozioni generali su come gestire un attimino il menu, e poi cosa importante invece da questo menu andremo a inserire il nostro tasto multiplayer, quindi vedremo come poter unire le due sessioni invece che giocare come dicevamo in cliente, giocheremo in standalone, quindi ogni giocatore avrà la sua postazione come deve essere, queste due postazioni verranno unite e creeremo appunto il sistema per farlo con uno o più tasti eccetera eccetera. E poi andremo avanti, ovviamente creeremo anche un sistema modulare per selezionare i personaggi, dopodiché non ci resta che sistemare il personaggio, creare le dinamiche di gioco eccetera eccetera. Comunque siamo già a buon punto, quindi ci vediamo al prossimo tutorial dove andremo a sistemare un pochino il menu generale, quindi vedremo più che altro solo il lato grafico, il lato widget. Poi in quello successivo andremo appunto, come dicevo, a sistemare a creare tutta la parte relativa al multiplayer effettivo, e quindi poi lo potremo anche testare effettivamente con più persone all'interno della stessa rete per il momento e poi online successivamente. Quindi grazie a tutti per aver visionato anche questo tutorial. Se vi è piaciuto e volete continuare a seguire la pagina, non dimenticate di appunto seguire la pagina e lasciare un like, e niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora. Eseguendo dei test funzionali ho purtroppo riscontrato un paio di piccoli bug che andiamo subito adesso a risolvere, e qui dall'editor non si vedono perché funziona un po' diversamente da Android, diciamo, però poi esportandolo, come già avevo detto in passato, alcune cose anche in fase di multiplayer e replicazione
potrebbero non funzionare, vanno un pochino ritoccate. Allora lo facciamo subito, è una cosa molto rapida ma che porta ovviamente problemi grossi in fase di packaging e soprattutto in fase di gioco su dispositivo, tanto da bloccare il gioco stesso in alcuni punti. Quindi sistemiamolo subito. Quindi prima cosa che dobbiamo fare è andare in impostazioni del progetto su modifica. Queste sono più accortezze che reali bug e dovete ricordarvi di andare su tutte le impostazioni, qui scrivere Maps e qui se ricordate avevamo aggiunto tutte le mappe che abbiamo creato durante la lavorazione. Se non l'avete fatto ovviamente dovete andare a inserirle, altrimenti il gioco vi potrebbe crashare. Ricordatevi appunto di aggiornare tutta questa fase delle mappe. Seconda cosa, non l'abbiamo fatto, ma forse per voi non era un problema, l'avevate fatto già di vostro. In ogni caso, ricordatevi di controllare di aggiungere la mappa transizioni, che a me era saltata perché ho fatto un po' di spostamento mappe probabilmente, e quindi senza di quella il gioco vi si blocca all'inizio. E fin qua sono solo piccole accortezze. Ora, altra cosa che dobbiamo fare, un altro piccolo bug, che anche quello non è un bug, ma sicuramente dà problemi su Android. Nel momento in cui abbiamo creato gli input, come vi dicevo, dobbiamo anche andare a creare un input apposta per il touch, altrimenti avrete gli input completi. E una volta finito, cioè iniziato il primo timer, quello pre-game, in cui i giocatori dovrebbero stare fermi e avere solo la visuale, vi si muovono totalmente con tutti gli input completi. Quindi ricordatevi di andare nella sezione dove avete i vostri input, nella sezione touch. Avrete qua un touch che si chiama touch simple, io l'ho rinominato touch inputs, che ha tutti gli input impostati nel grafico, come vedete. E io semplicemente non ho fatto altro che crearne una copia, ovviamente l'ho rinominato, e nel grafico ho levato gli input che non mi interessavano. Ok, quindi abbiamo lasciato l'event construct così com'è e abbiamo lasciato solo l'input della visuale. Questo ovviamente va impostato in questa fase qui. Quindi se è vero che tutto quello che abbiamo già detto avrà gli input completi sia come touch che come tastiera, mentre se siamo in pregame appunto avremo solo la visuale da tastiera o da touch. Ok, questo è importante, non sono bug, l'avevo già detto diciamo in passato, però siccome stiamo facendo la parte del packaging la andiamo a vedere. E poi l'unico vero bug che ci si presenta in realtà lo troviamo su sempre game state, esatto, scusate, l'ho chiuso. L'unico vero bug che ci si presenta in realtà lo troviamo qui, perché abbiamo non è detto che vi succeda, perché io ho cambiato come andiamo a vedere, diciamo, il mio conteggio dei giocatori. Quindi qui ho i giocatori totali, quanti ne devono essere presenti, cioè quanti ne sono presenti e quanti dovrebbero essere presenti, e poi divisi ovviamente per squadre. Questo dato qua non viene aggiornato su diciamo Android, perché ha una tempistica diversa, c'è un timing diverso, e quindi viene preso in considerazione prima che carichi qualcosa, insomma il dato rimane vuoto e non viene aggiornato. Quindi andiamo ad aggiustare anche questa piccola cosa. Il dato in realtà poi mi veniva aggiornato solo su questo dato qui, quindi sui giocatori totali e non sulle squadre. In realtà il bug poi fondamentalmente è questo, e succede perché i giocatori totali avevano una variabile current players in game che era rep notify, mentre le altre le avevamo team 01 e team 02 fatte solo in replicated. Adesso, se vogliamo leggere anche questi dati su Android multiplayer senza problemi, dobbiamo andarle a cambiare in wrap notify entrambe. Su entrambe verranno create ovviamente le due funzioni allegate,
quindi abbiamo il nostro current player in game e le nostre due funzioni unwrap team 1 e team 2 e le andiamo a gestire come la prima, quindi apriamo current players in game e andiamo a copiare tutto anche dentro player team 2 e player T2, team 1, ok? Quindi non ho altro da aggiungere, ci vediamo al prossimo tutorial, adesso il packaging dovrebbe funzionare.